Qui adesso siamo arrivati a una cosa nuova perché compare la radice. Nel momento in cui ho una radice che è pari, quindi non solo nel caso della radice quadrata, le sto prendendo tutte, purché sia pari. Nel momento in cui la radice è pari, e io qui ho un argomento, devo imporre dunque che quell'argomento deve essere maggiore o uguale di 0 ed è l'unica cosa che devo fare. E allora che cosa faccio? Seguo queste istruzioni e vado a prendere il mio x quadro più x meno 6 e dico devi essere maggiore o uguale di 0. Poi come scompongo questo polinomio qui sono fatti miei, cioè dipende dal mio bagaglio. Per me è molto più facile pensare direttamente a due numeri, la cui somma faccia 1 e il cui prodotto faccia meno 6. Quindi è ovvio che penso a x più 3 che moltiplica x meno 2. Infatti 3 meno 2 fa 1, 3 per meno 2 fa meno 6. Quindi però rimane il maggiore o uguale di 0. Quindi adesso il primo mi dice che ho 1 0 in meno 3. Questo mi dice che ho 1 0 in 2. A questo punto allora, siccome qui è presente il maggiore uguale, questo mi dice che le soluzioni devono essere esterne dai valori che ho appena ricavato. Quindi vuol dire x minore o uguale di meno 3 oppure x maggiore o uguale di 2. Questa qui sarà la mia soluzione. Allora perché il risultato è questo qui? Beh, questo è una scrittura equivalente di questo qui. Infatti, dire x minore o uguale di meno 3 vuol dire che io vado a prendere tutto da meno 3 in poi in maniera negativa e dire x maggiore o uguale di 2 vuol dire guarda che io prendo tutto quello che viene dopo 2. Ci convinciamo di più se facciamo un grafico. Quindi se vado a prendere meno 3 e 2 riporto questa soluzione qui, quindi così, e sto andando a considerare appunto queste soluzioni. Infatti sto considerando prima di meno 3 questa parte qua e dopo 2 questa parte qua. E infatti come si modellizza questo intervallo? Si modellizza o con x minore o uguale di meno 3 oppure un modo alternativo per scriverlo da meno infinito fino a meno 3 con meno 3 incluso. Un modo per scrivere quest'altro intervallo di destra è dire x maggiore o uguale di 2 che lo posso scrivere appunto come da 2 fino a più infinito. Sono scritture equivalenti alle quali ci abitueremo pian piano di volta in volta.